Benvenuti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare il cordoncino ad uncinetto di più colori, come in questo caso per la sciarpetta del gattino, cambiando colore senza che si veda ovviamente il cambio di colore. La tecnica base del cordoncino ad uncinetto, che per esempio ho utilizzato per le gambe di questo folletto, ve l'ho già mostrata in un tutorial anni fa. Vi lascio il link al tutorial nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Oggi appunto vediamo come fare il cordoncino cambiando colore in due colori, così come ho fatto per la sciarpa, ma volendo anche con più colori. Iniziamo con un nodino iniziale e, come abbiamo visto nella tecnica base, per fare il cordoncino ad uncinetto possiamo lavorare con 3 o 4 punti, è indifferente. Oggi ve lo mostro fatto con 4 punti, quindi facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e carichiamo tutti e 4 i punti sull'uncinetto. Per il primo punto il punto è già quello che è sull'uncinetto e poi entriamo dalla seconda catenella, portiamo fuori il filo e questo è il secondo punto. Nella terza catenella entro, porto fuori il filo e questo è il terzo, e uguale facciamo per il quarto. Per creare il cordoncino il discorso è di avvicinare i punti con le dita, il primo e l'ultimo punto, estraiamo l'uncinetto da tutti i punti tranne il primo e lavoriamo la seconda riga lavorando tutti i punti, che vuol dire prendo il filo, porto fuori da quest'asola, poi entro nella seconda asola e porto fuori il filo, nella terza porto fuori il filo, nella quarta e porto fuori il filo, e questo è il cordoncino d'uncinetto classico. E così lavoriamo tutte le righe che vogliamo, avviciniamo, portiamo fuori da tutto tranne che dalla prima asola e lavoriamo tutta un'altra riga, 1, 2, 3, 4. Quante righe di color tortora verranno? Noi abbiamo queste due righe di punti, 1, 2, e poi abbiamo anche le asole sull'uncinetto, quindi già così verranno poi, una volta che il cordoncino sarà formato, 3 righe del color tortora. Quindi adesso cambiamo colore e prendiamo il nuovo colore. Questo perché voglio avere 3 righe tortora. Se voi volete avere un numero diverso, contate il numero di righe già lavorate e in più anche le asole sull'uncinetto. Prendiamo il filo nuovo e lavoriamo avvicinando, come abbiamo detto, i fili, e il filo vecchio lo portiamo davanti e davanti al filo nuovo, così, e teniamo anche questo, teniamo tutto vicino così e lavoriamo una nuova riga, 1, 2, 3, 4. E in questo lavoro facciamo sempre così, togliamo il filo e portiamo questo filo davanti, riprendiamo il filo che stiamo usando e avviciniamo i punti e lavoriamo un'altra riga, 1, 2, 3, 4 e ancora portiamo il filo tortora davanti e riprendiamo il filo rosso e avviciniamo tutto e lavoriamo un'altra riga. E qui
abbiamo 3 righe rosse, contiamo 1, 2 e 3 quella sull'uncinetto, quindi cambiamo di nuovo colore. Il filo rosso lo lasciamo davanti qui e prendiamo il filo tortora e lavoriamo altre 3 righe con il tortora, o quante vogliamo ovviamente. 1, 2, 3, 4. E come abbiamo imparato, quando dobbiamo fare una nuova riga, togliamo il filo, prendiamo quello che non stiamo usando e lo portiamo davanti e riprendiamo il filo che stiamo utilizzando e avviciniamo i punti e lavoriamo un'altra riga. E per fare in modo che non si veda il filo dietro, è proprio questo il trucco, quello di far girare il filo che non stiamo usando davanti ad ogni riga, davanti a quello che stiamo usando. Chiaramente questo fa attorcigliare i 2 fili che stiamo usando, quindi via via che lavoriamo dobbiamo snodarli, però in questo modo dietro il lavoro viene perfetto. Quindi lavoro un altro po' in questo modo e poi vediamo il risultato. Alla fine, come sappiamo, chiudiamo tutti i punti insieme per finire il cordoncino, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo è il risultato davanti e dietro. Questi sono i fili iniziali e finali, che ovviamente nasconderemo con un ago, però il cambio di colore non si vede, il filo che portiamo con noi del vecchio colore, diciamo così, non si vede perché girandolo intorno a quello che stiamo utilizzando, come abbiamo visto, ad ogni riga, lo nascondiamo all'interno del cordoncino. Chiaramente poi le codine le nascondiamo, anche queste all'interno del cordoncino e il lavoro risulta perfetto. Come sempre spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, ma soprattutto in questo caso, essendo una cosa tecnica, che vi possa essere utile. Nella descrizione del video vi lascio anche i link a questi tutorial, se non li avete visti e vi possono interessare. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è stato utile non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. E noi come sempre ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial. Nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!